Meno male che c'è la musica! Oggi più che mai ci aiuta a tenere botta. Per ringraziarla c'è solo una cosa da fare: frugarsi. Il formato lo scegliete voi, vinile, CD, liquida, quello che vi pare. Anche questo mese c'è tanta roba valida da acquistare e questo video vi aiuta proprio a districarvi tra tutti i dischi in uscita a marzo, come sempre attraverso la mia selezione di novità e ristampe. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente ti parlo di musica a 360 gradi. Dischi in uscita, classici imperdibili, hi-fi e tanto altro legato a questo fantastico mondo. Partiamo subito a bomba, ma come al solito voglio ricordarvi che trovate i brani in anteprima dei dischi che vi presenterò all'interno di questo video nella playlist di Spotify che ha lo stesso titolo di questo video: Dischi in uscita marzo 2021. Il link alla playlist di Spotify è qui sotto in descrizione. Geniale? Di Lucio Dalla e gli Idoli. Una grande pubblicazione per un grande artista, Lucio Dalla. Geniale contiene le registrazioni dal vivo in compagnia della band che lo ha accompagnato per la primissima parte della sua carriera, ossia gli Idoli. Si tratta infatti di registrazioni tenutesi tra il 1969 e il 1970 che sono state rimasterizzate per l'occasione da Maurizio Biancani a partire dai nastri originali. Non è la prima volta che questi brani vengono alla luce perché erano stati già pubblicati in CD nel 1991. La particolarità di questa riedizione sta nel lavoro di restauro fatto ex novo, nel fatto che ci saranno alcuni brani inediti più un libretto che racconta la storia di questo disco. Tra l'altro la versione di 4 marzo 43 presente nella registrazione è quella originale, ossia quella con l'ultima parte non censurata. Disponibile in doppio CD, doppio vinile nero 180 grammi e doppio vinile colorato sempre 180 grammi in esclusiva per Amazon.it. Li trovate tutti nel mio negozio, acquistateli da lì per supportare il canale perché per voi il prezzo non cambia e a me arriva un piccolo contributo, è come offrirmi una tazzulella e caffè per ripartire di slancio. E ancora adesso mentre bestemmio e bevo vino, per i ladri e le puttane sono Gesù bambino. After the Gold Rush e Young Shakespeare di Neil Young. Vabbè dai, ormai lo abbiamo capito che tra poco verranno ristampati i vinili per festeggiare il compleanno dell'uscita ogni anno. Però per certi capolavori è quasi obbligatorio un cofanetto celebrativo. Per quanto mi riguarda è solo un bene che venga data la possibilità ai tanti fan di Neil Young di portarsi a casa uno dei suoi capolavori, After the Gold Rush, che nel 2020 ha compiuto 50 anni. Ma devo dire che in questo caso il prezzo mi sembra spropositato. Nel momento in cui sto registrando supera i 120 euro e contiene il disco con la remasterizzazione del 2009 più un 7 pollici con 2 versioni di Wandering, di cui una inedita, più una litografia, una stampa della copertina dell'album, edizione limitata e numerata e stop. Anche se è un'edizione limitata mi sembra una cifra assolutamente fuori da ogni logica di mercato, ma come sempre è tutto relativo. C'è chi si è lamentato del prezzo del box di Volume 4 dei Black Sabbath e quello contiene tanto altro materiale in più, oltre ad una rimasterizzazione fatta per l'occasione. Il mio unboxing lo trovate qui. È un peccato per Neil Young perché il disco è uno dei miei preferiti e aspettavo questa deluxe edition, ma a questo giro passo, mi dispiace. 120 euro per questo box, se davvero all'interno non c'è altro. Ciao belli, facciamo così: se già avete After the Gold Rush e siete grandi fan dello zio Neil, consiglio piuttosto di investire i vostri risparmi nel live che esce la settimana successiva, quindi 26 marzo
intitolato Young Shakespeare. L'esibizione è quella del 22 gennaio 1971, quindi legata ad After the Gold Rush, tenutasi allo Shakespeare Theatre di Stratford nel Connecticut, ed è anche una delle più vecchie esibizioni ad essere registrate in audio e video restaurati per l'occasione. Come prassi ormai comune per le release del cantautore canadese, usciranno più versioni: vinile, CD e box con vinile, CD e DVD. The Lind, Io non so da dove vengo, e Saint Just, omonimo. Prosegue l'ottima serie Prog Rock Italia con il 6º volume dedicato all'unico album pubblicato in carriera dai The Lind, band di Varese che prendeva il nome da una coniglietta di Playboy di fine anni 60. Io non so da dove vengo esce nel 1972 e da allora è sempre stato oggetto di profonde divisioni nella critica e nel pubblico. C'è chi lo reputa un disco trascurabile, chi invece ne apprezza le particolarità di un sound ricco dall'andamento tendenzialmente compassato, ma con belle aperture più ritmate e una vocalità molto interessante. Io sto con questi secondi. Certamente non è uno degli album più innovativi di quei favolosi anni prog, ma personalmente non ci rinuncerei mai, a partire dallo splendido brano in apertura Fuga e Morte, che trovate nella playlist di Spotify Dischi in uscita marzo 2021. Stessa cosa si può dire per i Saint Just. Mai rinuncerei al loro debutto omonimo del 1973. In formazione troviamo Jenny Sorrenti, all'epoca Jane, sorella del più celebre Alan, che parteciperà al disco insieme a un altro grande della scena napoletana, ossia il percussionista Tony Esposito. La ricetta dei Saint Just è abbastanza inusuale anche per l'epoca, perché la voce stellare di Jane esalta trame sonore complesse che uniscono ambientazioni classiche a spunti più tradizionalmente prog. Il risultato è avvincente e stimolante, assolutamente consigliato a chi non conosce questo disco ed è sempre in cerca di nuova linfa progressive e non rimarrà certamente deluso. Songs from Isolation di A.A. Williams. Uno dei dischi più interessanti del 2020 è stato Forever Blue di A.A. Williams e vi consiglio di recuperarlo quanto prima se già apprezzate Chelsea Wolf e un certo mood darkettone. E a proposito di mood oscuro, sicuramente il nuovo album in uscita della Williams farà la gioia di tutti coloro che nella musica cercano anche momenti di struggente quiete. Songs from Isolation dice tutto già nel titolo. Qui dentro troviamo infatti delle cover eseguite durante il lockdown dello scorso anno e si va dai Radiohead ai Nine Inch Nails, passando per i Deftones, arrivando a Nick Cave. Tutti i brani sono scarnificati e riportati dalla Williams alla loro essenzialità. La cover di Love Song dei Cure è una delle più belle ed emozionanti che mi sia mai capitato di ascoltare. E quindi per me Songs from Isolation è consigliatissimo a bestia. Whatever words I say, I will always love you. I will always love you. Se ti sta piacendo questo video lascia un like e se ti piace il mio lavoro e vuoi sostenerlo gratuitamente, quindi senza spendere un centesimo in più, puoi acquistare i dischi di cui ti parlo all'interno del mio negozio su Amazon. Ti lascio il link qui sotto in descrizione.
Se i dischi preferisci acquistarli altrove, puoi comunque supportarmi acquistando quello che più ti pare e piace su Amazon attraverso il mio link personalizzato, anche questo lo trovi qui sotto in descrizione, oppure puoi aiutarmi a tenere in vita il canale con una donazione tramite PayPal. Se ti piace il mio lavoro e lo rispetti, hai tutte le possibilità per supportarlo. Sta a te decidere in che modo. PFM, Ivan Graziani, Il Volo e Lucio Battisti. Prosegue la serie di ristampe dedicate alla storica etichetta numero 1, recentemente risorta grazie a Sony Music Italia. Anche a questo giro avremo tanta bella roba, tutta prevista in uscita per il 12 marzo. Tutti i vinili che vi presento in questo mini blocco sono in edizione limitata e colorata. Su Storia di un minuto della PFM cosa dovrei aggiungere? Niente, perché è uno di quei dischi da avere obbligatoriamente nella propria discoteca, anche se non si è tendenzialmente a proprio agio col progressive italiano. Nel caso questo disco ci farà cambiare idea. È il debutto della premiata Forneria Marconi, uscito in origine nel 1972 e ristampato su vinile arancione. Su vinile giallo arriva invece Ballata per 4 stagioni del grandissimo Ivan Graziani, uscito in origine nel 1976, quarto disco del cantautore abruzzese e primo ad essere pubblicato con la numero 1. Sempre in territorio prog c'è il debutto omonimo del supergruppo Il Volo, uscito in origine nel 1974 e ristampato su vinile azzurro. E infine due doppie raccolte dedicate al grande Lucio Battisti, Sì, Viaggiare 1972-1977 e 1976-1982, che consiglio a tutti coloro che non conoscono questo gigante della musica italiana e vogliono scoprirlo. Ottime anche come regalo. La carrozza tende già, non ti fermare, cassetta salirà, non ti voltare, suona un corno da cocchiere, lustra l'abito da re, è la carrozza di Hans. Strade, strade correrai senza contare, cielo finirai, se sai volare, suona un corno da cocchiere, lustra l'abito da re. No One Sings Like You Anymore Volume 1 di Chris Cornell. Dalle statistiche del canale posso vedere che molti di voi hanno più o meno la mia età, quindi molti di voi avranno vissuto in diretta tutta la carriera del grande Chris Cornell. Non c'è bisogno di aggiungere apprezzamenti sulle sue doti solo perché Chris non è più fisicamente tra noi. La sua voce continua a risuonare nelle nostre teste di giovinastri appassionati di grunge e hard rock, e questo è il più grande tributo che possiamo riservare ad un artista, piccolo o grande che sia stato. C'è da dire che nel panorama rock internazionale, pur non mancando elementi validi, si sente molto la mancanza delle sue intonazioni. Lo ricordo allora molto volentieri grazie alla pubblicazione di una raccolta di cover di cui questo 7 pollici uscito per il Record Store Day 2020 rappresentava un succoso antipasto. Tutto l'album è disponibile per l'ascolto in streaming già dallo scorso dicembre, adesso arrivano finalmente anche le edizioni fisiche. Il fatto che in copertina ci sia scritto in piccolo volume 1 fa capire che arriveranno altre pubblicazioni di questo tipo dedicate a Chris Cornell. Mi auguro che la sua memoria non venga sfruttata come sta accadendo da anni con Jeff Buckley, altra grande mancanza per quanto mi riguarda.
Free YouTube Creators. Vi sarete certamente già accorti che di alcuni artisti, di alcuni dischi, io inserisco degli spezzoni audio e di altri purtroppo no. Chiaramente non dipende dalla mia volontà, dipende dal fatto che se inserisco determinati brani il video viene bloccato, per cui non è più visibile. Insomma, tutte cose che vi ho spiegato meglio in questo video dedicato alla petizione Free YouTube Creators. Ecco perché ho creato le playlist su Spotify, anzi seguitemi anche su Spotify, proprio per consentirvi di farvi un'idea più precisa del brano, del disco di cui vi parlo in questi video, così ve lo ascoltate integralmente, poi decidete chiaramente se acquistarlo oppure no. The Mountain degli Haken. Una delle band prog metal più importanti degli ultimi anni è senza dubbio quella composta dagli inglesi Haken. The Mountain è il loro terzo disco, originariamente pubblicato nel 2013, che viene ristampato in doppio vinile nero 180 grammi e che comprende un bel booklet e la versione in CD. Anche se per alcuni potrebbe sembrare un po' troppo derivativo, nel senso che non inventa nulla, personalmente mi sento di straconsigliarlo a tutti gli amanti del genere. Nello stesso giorno esce anche la ristampa del quarto album, Affinity, ma io preferisco The Mountain. Li trovate comunque entrambi disponibili per il pre-order nel mio negozio, il link è qui sotto in descrizione. Per voi, lo ripeto, il prezzo non cambia e a me arriva un piccolo contributo che mi aiuta a tenere in vita il canale. Joe Evan, Fulminacci, Colapesce di Martino, Gamon e la rappresentante di lista. Se è vero che ogni anno Sanremo ci regala almeno qualche bella canzone, mai come quest'anno il cast è stato ricco di artisti interessanti e vicini ai gusti di chi ancora spende i soldi in musica e non si limita esclusivamente ad ascoltarla sull'autoradio mentre va al lavoro. Segnalo quindi Joe Evan, un artista a tutto tondo che mi ricorda un po' Brunori e un po' Cremonini, che dovrò sicuramente approfondire, e l'occasione me la darà, oltre al festival, anche il nuovo disco Maleducato in uscita il 12 marzo. A seguire Fulminacci, che esce col secondo disco Tante care cose, e sono curioso di vederlo anche al festival perché credo che incarni alla perfezione il presente e il futuro del pop autoriale italiano, perché è dotato di una scrittura intelligente, ironica e ricca di sfumature e che passa agilmente dal rappato al cantato, rendendo l'insieme sempre molto solido e coerente nella struttura canzone. Di Colapesce e di Martino posso dire solo un gran bene, visto che apprezzo entrambi da tempo e ho gradito molto anche il loro album dello scorso anno, Immortali. Mi fa molto piacere che, vista la partecipazione al festival, non si sia deciso di fare la solita extended version, ma una vera e propria nuova pubblicazione che dell'originale riprende solo il titolo e l'idea di copertina, stravolgendola leggermente. Immortali alla seconda è un doppio vinile in uscita il 19 marzo che contiene musica leggerissima, il brano In gara a Sanremo, la cover di Povera Patria di Franco Battiato, poi una nuova canzone intitolata Immortali e 7 versioni inedite di alcuni classici del loro repertorio da solisti, più l'adattamento in italiano di Born to Live di Marianne Faithfull. Un altro dei miei beniamini che salirà su quel palco sarà Gamon, che torna per la terza volta a Sanremo nel giro di 3 anni. Quando è stato annunciato pensavo che sarebbe uscita una versione aggiornata di Scritto nelle stelle, che è uscito ad aprile 2020, e invece no, arriverà un disco nuovo di Pacca in uscita il 19 marzo. E vissero feriti e contenti, per me ha già vinto tutto, dalla copertina visto il mio eterno amore per i gatti. Difficilmente un disco di Gamon mi delude, per cui l'ho preordinato senza ascoltare assolutamente nulla. Chiudo la sezione Sanremo 2021 con i miei preferiti, ossia Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina.
le due anime della rappresentante di lista, da loro stessi definita come queer pop band. Li seguo dal loro secondo disco, Boo Boo Sad, e sono strafelice per il loro approdo su un palco così importante. Nel corso degli anni la loro metamorfosi è stata notevole, ma la qualità delle loro composizioni si è mantenuta molto alta, evolvendosi. La voce della Lucchesi poi sfonda ogni porta, ogni pregiudizio e ogni dubbio. My Mamma, in uscita il 5 marzo, è uno dei dischi italiani che ascolterò di più in questo 2021, lo so già, e visto che ci sono mi riascolterò anche il precedente Go Go Diva, che viene ristampato per l'occasione, esce nello stesso giorno, quindi il 5 marzo, ed è un album pazzesco, uno dei miei dischi dell'anno del 2018. Guardami com'ero, come sarò, come sono. Guardami com'ero, come sarò, come sono. Ho capito tardi come stai, hai sentito il mondo urlare, non c'è niente di male, non c'è niente di male, non vogliamo farci male. Se volete sentire due cose in più sul festival e su tutti gli artisti in gara, ho creato un podcast politicamente scorretto dove chiacchiero in compagnia del giornalista e collega youtuber Francesco Bonmartini. Entrambi abbiamo sempre visto e ascoltato Sanremo e nonostante questo siamo venuti su con orecchie e cervelli funzionanti. Il Pod Festival, chiacchiere sciolte di due musicofili senza confini, è ovunque, su Spreaker, Spotify, iTunes e tutti gli altri maggiori servizi di podcasting. Essendo il più utilizzato dagli ascoltatori, vi lascio qui sotto il link di Spotify. Se volete commentare gli episodi, invece, andate su Spreaker. Anche in questo caso il link è qui sotto in descrizione. Due parole di Carmen Consoli. Per la serie Sanremo ha fatto anche cose buone, l'abbiamo scoperta proprio grazie al festival e a mitico Pippo Baudo che la volle nelle nuove proposte dell'edizione 1996 con Amore di plastica. Sto parlando della splendida Carmen Consoli, di cui attendo a gloria anche il nuovo disco previsto proprio per il 2021. Nel frattempo godo a bestia con la prima stampa in vinile di Due Parole, il suo debutto discografico da sempre nel mio cuore, e ringrazio Universal Music Italia per avermelo inviato in anteprima, e visto che me l'ha inviato in anteprima ho registrato un piccolo unboxing al volo che trovate su Instagram, per cui seguitemi anche lì. Ma come posso dare l'anima e riuscire a credere che tutto sia più o meno facile, quello è impossibile. House Music dei Bell Orchestra. I Bell Orchestra sono un sestetto canadese che riesce a rendere contemporanea la musica classica spennellandola con influenze moderne, un po' come farebbe Pollock con un suo quadro. Il risultato è tanto spiazzante quanto catartico. House Music esce a 12 anni dal precedente lavoro ed è composto da un unico flusso suddiviso in 10 movimenti, in cui l'improvvisazione è alla base del processo creativo. Possibili riferimenti: il Miles Davis di Beaches Brew e i Talk Talk della fase post-rock. Nota di colore: due membri dei Bell Orchestra sono tuttora nella line-up dei connazionali Arcade Fire e anche di loro aspetto a gloria un nuovo album. Se avete voglia di mettervi alla prova come ascoltatori, non posso che consigliarvi questo piccolo gioiello strumentale.
Handel e Mob Rules dei Black Sabbath. Ai Black Sabbath di Ozzy e al cofanetto deluxe di Volume 4, come vi ho detto, ho dedicato un succoso unboxing, per cui questo mese mi limito a una segnalazione in questa rubrica per due dischi molto importanti nella loro discografia, anche se sono senza il mio amato Ozzy. Sì, è vero, ho sempre preferito la sua voce sguaiata a quella più enfatica di Ronnie James Dio, ma devo anche ammettere che Heaven and Hell del 1979 e Mob Rules del 1981 sono due grandi album dei Black Sabbath, e queste ristampe deluxe mi aiuteranno finalmente a riparare il grande sgarro perpetrato alle divinità del metal, acquistandole e fustigandomi per avere osato possederli solo in CD. Ma lo sapevate che il gesto universalmente noto come il saluto, insomma, tra i metallari lo dobbiamo proprio a Ronnie James Dio? Io l'ho scoperto solo pochi anni fa. The devil is never a maker. The less that you give, you're a taker. And it's all and all and all. Heaven and hell. Altri dischi consigliati. Ennesima ristampa dedicata ad I Get This Birion dei Sigur Rós. Questo è il loro secondo disco, nonché capolavoro indiscusso di fine anni 90, ed è anche quello che li ha fatti conoscere al grande pubblico internazionale. Vi ho detto poco fa ennesima ristampa, ma in realtà è molto gradita, visto che ogni riedizione dura sempre pochissimo nei negozi e nei vari store online. Questa esce con l'etichetta del gruppo, la Crank, su doppio vinile 180 grammi con il packaging che ripropone quello originale. Se non ce l'avete, dovreste assolutamente metterlo nel carrello, naturalmente dopo aver ascoltato i due brani che ho inserito nella playlist di Spotify. Raccoltona in doppio vinile nero, o se preferite doppio vinile rosso, dedicata a Joe Strummer, indimenticato solista ma soprattutto voce e chitarra dei Clash. Assembly esce il 26 marzo e contiene principalmente canzoni legate alla sua carriera da solo, ma anche 3 versioni inedite di altrettanti classici dei Clash. Sicuramente una pubblicazione consigliata, a maggior ragione perché segna la rinascita dell'etichetta Dark Horse Records, creata nel 1974 da George Harrison e rinata recentemente grazie al lavoro del figlio Danny. Dopo tutti i casini personali dovuti alla per niente onorevole accusa di molestie, esce il nuovo disco di Ryan Adams. Proprio per questo motivo lo segnalo controvoglia, anche se musicalmente mi sembra materiale molto valido. La versione digitale è già disponibile integralmente dal dicembre scorso. Il 19 marzo arriveranno anche le versioni in CD e vinile. Quella in vinile ha come bonus un 7 pollici. Il 26 marzo arriva anche il terzo disco dei Liquid Tension Experiment, intitolato semplicemente 3, a ben 21 anni dal precedente, che si chiamava, indovinate un po', 2. Siamo nei territori del prog metal con alcuni dei massimi esponenti del genere: Jordan Rudess e John Petrucci dei Dream Theater, Mike Portnoy ex Dream Theater e Tony Levin dai King Crimson, nonché bassista di fiducia di Peter Gabriel. Per gli amanti del genere è festa grande, nonché passaggio alla cassa. A proposito di commistioni tra musica classica ed elettronica, il 26 marzo arriva Playground in a Lake del produttore berlinese Clark, che è abituato a muoversi in ben altri territori. Esce per la gloriosa Deutsche Grammophon e dai brani in anteprima mi ha incuriosito a sufficienza per approfondire quando uscirà il disco. Nel frattempo ascoltatevi i brani in anteprima che ho inserito nella playlist di Spotify. Per me, che adoro David Sylvian, la ristampa di Quiet Life dei suoi Japan è manna dal cielo, soprattutto perché arriva rimasterizzata agli Abbey Road Studios
con la tecnica dell'half speed mastering. Quiet Life è il terzo disco della band inglese e segna il passaggio dal grazioso ma acerbo glam rock degli esordi a un approccio più credibile basato su synth pop e new wave. Occhio che l'edizione in vinile rosso che trovate nel mio negozio è limitata, per cui se vi interessa capisci a me. Per gli amanti dell'elettronica vintage ma allo stesso tempo attualissima nei modi e nelle cadenze, segnalo la ristampa del debutto omonimo ed unico disco in studio degli svizzeri Growzone in occasione del quarantennale. Doppio LP, brani aggiuntivi e note di realizzazione. Nel 1981 spopolarono con il singolo Ace Bar. Ve ne regalo un piccolissimo assaggio e poi il resto lo trovate ovviamente nella playlist di Spotify. Se come me adorate il folle Mike Patton, questo mese siete accontentati con ben 2 uscite che lo riguardano. Tonic Immobility, il nuovo disco dei Tomahawk, previsto per il 26 marzo, e la ristampa in doppio vinile dorato di Who Cares a Lot, raccolta dei mai troppo ricordati Faith No More, in arrivo il 19 marzo. Se non avete mai avuto il piacere di imbattervi nella sua possente e poliedrica voce, consiglio di partire proprio da questa raccolta. Per gli amanti del country segnalo la nuova pubblicazione di una leggenda del genere, Still Woman Enough, il 46esimo disco in studio dell'indomita Loretta Lynn. È prodotto da sua figlia e da John Carter Cash, primo ed unico genito di John Cash e June Carter, e si vola alto nell'Olimpo del country. Un po' di pop non guasta mai, soprattutto se è fatto come si deve, e a Sting possiamo dire tutto tranne che non sappia scrivere canzoni. Duets, come si intuisce dal titolo, comprende materiale suo e di altri rieseguito in compagnia di alcuni colleghi con cui ha collaborato nel corso della sua lunga e onorata carriera. Per chi vuole aggiungere un po' di sapore squisitamente 80s alla ricetta pop, segnalo la ristampa di Live, disco dal vivo dei Jacksons, un tempo noti come Jackson 5, pubblicato originariamente nel 1981 con il re del pop Michael, che ormai è già grandicello e inserisce 5 canzoni del suo debutto solista adulto Off the Wall. Tanto groove e tanta buona musica. Una delle migliori interpreti contemporanee dell'alternative pop è certamente Lana Del Rey, un'artista assai prolifica che pubblica dischi quasi ogni anno con una qualità media paurosa. Per questo sono molto curioso di ascoltare il suo nuovo disco in uscita a marzo, Chemtrails Over the Country Club. Tra le ristampe jazz previste per marzo segnalo Moanin' di Art Blakey, On Impulse di Sonny Rollins e Soul Station di Hank Mobley. Per il jazz contemporaneo invece c'è l'inossidabile Pat Metheny con il nuovo Road to the Sun. Per amanti della super combo Arcade Fire più colonna sonora, arriva finalmente in vinile Hair, con brani della band canadese composti appositamente per il film diretto da Spike Jonze. Io l'ho preordinato al volo. A 13 anni dal precedente disco torna il quartetto americano di experimental metal Genghis Tron. In uno dei 2 brani in anteprima ho ritrovato anche qualche sentore dei Nine Inch Nails e questo non può che essere un punto a loro favore. Dream Weapon è previsto per il 26 marzo ed è uno di quei dischi che attendo con molta curiosità. Per gli amanti dello psych rock e soprattutto dei Tame Impala segnalo la prossima ricchissima ristampa di Inner Speaker, che nel 2020 ha festeggiato 10 anni, sempre a proposito di quello che abbiamo detto per Neil Young. 4 vinili, libretto di 40 pagine, brani aggiuntivi, Fonzi e Fanta. Il disco comunque merita
e si trova ancora la versione standard. Se vi piace ma volete risparmiare qualcosina, prenderei quella. Se invece volete tenermi compagnia sotto il ponte, andate Agili di Deluxe Edition. Dei Kings of Leon apprezzai il debutto del 2003 e poi li persi un po' di vista, non certo per demeriti loro, ma perché, non essendo mai stato particolarmente attratto dalla loro musica, non sono stato molto dietro alla carriera, soprattutto quando si sono spostati dalle influenze più grezze dei primi album al rock più radio-friendly. Ammetto che lo hanno fatto sempre con grande dignità, ma insomma, quando una band non è una tua priorità, ci siamo capiti. I due brani in anteprima del nuovo e settimo disco in studio, When You See Yourself, sono molto gradevoli e dimostrano che il loro mestiere lo sanno fare, eppure bene. Ho tutti questi discorsi per dire cosa? Che talvolta non ci sono ragioni precise per cui di una band minore, sconosciuta, abbiamo tutti i dischi e di un'altra più famosa, anche se valida come i Kings of Leon, abbiamo poco e niente. La musica non è matematica, non ci sono teoremi a guidare i nostri ascolti, i nostri gusti e quindi i nostri acquisti. Semplicemente sono il risultato di mille variabili in continua evoluzione giorno dopo giorno e non mi stancherò mai di ripeterlo. Quando alcuni di voi, e per fortuna sono pochi, commentano stizziti che esiste solo la band X o solo il disco Y, o mi offendono perché non ho parlato del disco Z, oppure ho dedicato 10 secondi in più ad un artista piuttosto che a un altro, io proprio non li capisco. La musica dovrebbe essere unione, gioia, condivisione, non di certo divisione, stigmatizzazione, gara a chi ce l'ha più lungo. Volete viverla così? Benissimo, non io. Queste sono cose che con la musica e con questo canale non hanno niente a che fare. Abbiamo visto che anche a marzo uscirà tantissima buona musica, sia nuova che ristampata. Naturalmente ci sono tanti altri dischi che meritano attenzione e che non sono stati inseriti nel video solo per questioni di tempo. Li trovate nel mio negozio su Amazon nella sezione dischi in uscita extra. Segnalate le pubblicazioni che vi interessano di più, soprattutto quelle che non ho inserito io, nei commenti qui sotto. E per chi è arrivato fino in fondo guardandosi tutto il video, c'è il solito hashtag eccomi. A presto e buoni ascolti.